Ciao hackerine e hackerini, ditemi la verità, quante password avete? 5, 10? Oppure una sola riutilizzata ovunque tipo ciao 1, 2, 3? Tranquilli, non giudico, siamo tutti nella stessa barca. Lettere maiuscole, numeri, simboli, ormai ne abbiamo decine, se non centinaia. Le dimentichiamo continuamente e cosa peggiore, ce le rubano. Ancora oggi il furto di credenziali è la causa numero 1 della maggior parte delle violazioni di dati. E se vi dicessi che tutta questa sofferenza digitale sta per finire? Che una tecnologia già presente sul vostro smartphone e nel vostro computer è pronta a mandare le password in pensione per sempre? Tutti ne parlano, molti le usano, ma cosa sono davvero le passkey? E come potete iniziare a usarle subito ed essere finalmente liberi dalla schiavitù delle password? Allora, prima di tutto, cos'è sta benedetta passkey? Immagina di accedere ad un sito web senza mai dover scrivere una password. Non devi rifare il login 3 volte perché hai sbagliato una maiuscola. Non so voi, ma io sbaglio in continuazione le mie password, fino a quando poi le scrivo molto lentamente. Ma invece qui usi solo l'impronta digitale, il tuo volto o il PIN del tuo dispositivo. Fine. È come quell'amico al bar che ti dice lascia stare, pago io. Solo che invece di pagare ti fa accedere al tuo account. Ti ho incuriosito, eh? Immagina di voler entrare ad un concerto. Per entrare però ci sono dei codici segreti, così da evitare che qualcuno entri con un codice vecchio. Tu prendi quel codice e lo firmi digitalmente e lo restituisci alla biglietteria. Loro controllano che sia stato effettivamente tu a firmare quel codice e se è tutto a posto ti fanno entrare. Ecco, è proprio così che funziona la passkey. Quando tu registri la passkey, il tuo dispositivo, tipo PC, telefono, chiavetta USB, genera una coppia di chiavi, una privata e una pubblica. Lo so, sembra complesso, ma è più facile di quanto pensi. La chiave pubblica finisce sul server ed è normale, è fatta per essere condivisa, proprio perché è pubblica. La chiave privata invece resta sul vostro dispositivo. È il vostro gioiello, quello che nessuno deve toccare, nemmeno per scherzo. Quando fate login, il server genera una challenge, che non è altro che una sequenza casuale di caratteri, come se stesse sbattendo la testa sulla tastiera, e ve la manda. La challenge è unica ogni volta che fate login, così da evitare che qualche hackerino la riutilizzi. Anche se venisse rubata e mandata di nuovo al server, lui dice no, questa è stata già utilizzata, non mi freghi. Il dispositivo prende la challenge, ti chiede di inserire il PIN o di usare la tua impronta o il tuo volto, così da poter usare la tua chiave privata, e firma digitalmente la challenge con la tua chiave privata e la rimanda al server. Il server, prima di tutto, verifica il messaggio usando la chiave pubblica. Ricordate che chiave privata e pubblica sono come una coppia. Una non può fare a meno dell'altra. Quindi il server può verificare la firma usando la chiave pubblica proprio perché è stata usata quella specifica chiave privata. Se tutto combacia, vi fa entrare. Altrimenti niente, rimanete fuori. Bellissimo, no? E poi la cosa fondamentale è che la chiave privata non viene mai inviata. E la cosa ancora più bella è che queste chiavi sono create per un sito specifico. Non potete entrare in Amazon con la chiave di Google. Capite perché risolve il phishing? No password, no phishing. Sai quelle email finte che dicono ciao, sono Google con l'accento però. Clicca qui per evitare la sospensione del tuo account. Con una password potresti anche cascarci perché magari non te ne accorgi. Con la passkey no, perché funziona solo sul sito giusto. Il tuo dispositivo controlla l'indirizzo e se non è quello giusto praticamente ti dice davvero volevi loggarti qui? Su questo sito losco? No amico mio, oggi non ti fregano. Ma ora ti starai chiedendo, tutto molto bello Mi piace questa passkey, ma come faccio ad utilizzarla? Devo comprare qualcosa? E bam, ecco che te lo dico. Puoi già usarla con il tuo telefono o PC. Prendiamo l'esempio di Google. Apri il browser e vai sul tuo account Google. Puoi cercare il mio account Google o digitare myaccount.google.com. Fai l'accesso, magari per l'ultima volta con la tua vecchia e noiosa password. Nel menu, di solito a sinistra, cerca e clicca sulla voce sicurezza. Scorri un po' la pagina finché non trovi la sezione passkey e token di sicurezza, o qualcosa del genere. Io controllando ho trovato questo nel mio account. A questo punto cerca un pulsante che dice qualcosa come crea una passkey o usa passkey. Cliccalo senza paura. Ora il tuo dispositivo, tipo il telefono, ti chiederà di confermare che sei tu. Su PC potrebbe apparire una finestra che chiede l'impronta o il PIN. Se lo fai da smartphone ti potrebbe chiedere l'impronta o il volto, o anche il PIN, proprio come quando lo sbloccate. Ma se invece siete da PC e volete configurare il vostro smartphone come passkey, quando vi apparirà la finestra di Windows dovete cliccare su Cambia e poi scegliere il dispositivo che preferite per creare la passkey. Così vi apparirà un codice QR da scansionare con il vostro smartphone. È fatto! Hai appena creato la tua prima passkey. Sì, è tutto qui. Google ti darà una conferma e da questo momento quella passkey è attiva sul tuo account. E ora, la parte migliore.
Prova ad usarla. Fai logout da Google e torna alla pagina di accesso. Inserisci il tuo indirizzo email e clicca avanti. Hai notato la differenza? Invece del campo password, Google ti proporrà subito di usare la passkey. Appoggia il dito, guarda lo schermo, metti il tuo PIN e sei dentro, istantaneo e senza password. Troverai un processo molto simile su un numero crescente di siti e applicazioni, tipo PayPal, Amazon, Nintendo, la lista si allunga ogni giorno. Se invece devi accedere da un altro computer, nella pagina di accesso potrebbe chiederti la password, ma puoi scegliere un'opzione come prova un altro metodo o qualcosa del genere e poi selezionare la passkey. Sullo schermo del computer apparirà un codice QR. Tu prenderai il tuo smartphone, scansionerai il codice QR, confermerai con impronta o volto sul tuo telefono o magari con il PIN e come per magia verrai autenticato. La tua chiave privata non tocca mai quel computer, è un sistema davvero geniale. C'è però una cosa importante da sapere. Quando create una passkey, di solito usi un'applicazione o un servizio del tuo dispositivo, tipo Google Password Manager, iCloud Keychain o Windows Hello. Queste applicazioni non solo custodiscono la passkey, ma la sincronizzano nel cloud, così puoi usarla anche su altri dispositivi. È fatto apposta, se cambi telefono non devi ricreare tutto da zero. La passkey è già collegata al tuo account e viene automaticamente recuperata sul nuovo dispositivo. Ma attenzione, questo non significa che la chiave privata finisce nel cloud in chiaro. La versione che viene salvata è cifrata, quindi resa incomprensibile, quindi teoricamente può essere decifrata solo dai tuoi dispositivi, dopo che li hai sbloccati con PIN, impronta o il volto. In altre parole, il cloud la memorizza ma non la può né leggere né usare. Detto questo, la sicurezza assoluta al 100% non esiste. La crittografia è fortissima e progettata per essere praticamente impossibile da rompere. Ma come sempre, quando si parla di tecnologia, non esiste una sicurezza assoluta. Nessuno può garantire che in futuro non vengano scoperte nuove vulnerabilità. Inoltre parliamo di sistemi proprietari e chiusi, quindi il funzionamento interno non è sempre completamente trasparente. Un po' come la ricetta segreta della Coca-Cola. Sappiamo che esiste, sappiamo che è buona, ma nessuno sa davvero qual è l'ingrediente segreto. In ogni caso, oggi questo sistema è considerato estremamente sicuro e comunque molto più affidabile delle password tradizionali. E secondo me vale la pena dargli un'occhiata. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!